Ciao, 10 secondi per dirvi che potete finalmente acquistare il mio calendario 2025. È una raccolta di tutte le immagini più belle dei viaggi di quest'anno, ma anche di pensieri e riflessioni che mi sono stati ispirati da questi luoghi magnifici. Spero vi piaccia, trovate il link in descrizione, vi regalerò anche i nuovissimi adesivi che ho creato quest'anno grazie a Clio. Ciao, grazie! Siamo a Shiraz. Qua alle mie spalle ci sono le mura della cittadella Zand. No, che divertente che qua le fondamenta hanno ceduto come a Pisa, la torre è diventata dritta, ma in realtà dovrebbe essere come quella là inclinata verso dentro. Cristo. Non so se si vede. Dato che si è inclinata verso fuori, adesso ha creato esattamente un muro perpendicolare al terreno, perché in realtà in origine era così. Però è divertente, quindi si è raddrizzata nel corso dei secoli. Ci troviamo dentro la città della Zand, che è stato il sede del potere imperiale in Persia per i 50 anni della dinastia Zand, quando la capitale si è spostata qua a Shiraz. Alla fine, da metà del 1700 alla fine del 1700, prima dell'inizio della dinastia Qajar. E adesso facciamo un giro per questo bel palazzo, che comunque si è conservato dignitosamente bene. Avete visto i bagni, e adesso vi facciamo vedere anche le altre stanze e qualcosina. Comunque qua dentro c'è un bellissimo giardino, c'è anche la Francesca, e si sta dignitosamente bene che fuori nella città, dove ci sono solo cemento e una marea di gradi ovunque. Tutti fatti in stucco lavorato, infatti quelle che vedete non sono disegni, cioè pitture, quanto cesellati nello stucco. Devo uscire per dire questa cosa perché sennò mi prendono per pazzo. Comunque, appena ho visto la ragazza che stava cesellando il legno, stava facendo l'ebanista, mi è venuto in mente un magnifico pezzo del Marchese del Grillo con Arone Piperno, ebanista, e la mitica frase: io i soldi non li caccio e tu non li pigli. Ciao, buongiorno a tutti. Siamo a Shiraz, ci stiamo preparando a lasciare l'hotel e a me aveva già iniziato a fare terrorismo psicologico perché per qualche centinaia di chilometri lasceremo l'altopiano iranico e scenderemo giù sulla pianura, nell'inferno di caldo che ci aspetterà e ci accompagnerà anche per tutto l'Iraq, gran parte. Adesso vi facciamo vedere che strada percorreremo oggi. Notare qui, io per la prima volta vedo un'auto con la targa cinese. Tra l'altro ieri abbiamo mangiato nel ristorante cinese proprio sopra a questo hotel ed era veramente buono, cavolo. Fatto da un cameriere, cuoco, cassiere, cinese, tutti nella stessa persona, lui faceva tutto ed era buonissimo. Tutto fare, era buonissimo. Allora adesso partiamo dal centro di Shiraz, adesso andiamo a vedere la moschea di Valik, che è qua vicino, dopodiché prenderemo questa strada qua che ci porterà a Bishapur, che è un bel sito archeologico di epoca sassanide, e dopo continueremo per questa strada qua fino a Gogondaban, dove dormiremo. Comunque siamo a circa 900 metri qua di altitudine ed è l'ultimo posto in montagna, virgolettato in collina, che abbiamo, perché da domani inizieremo a discendere, come vi diceva Francesca, le pianure del Khuzestan, che sono un inferno come tutto l'Iraq di caldo.
Allora, oggi è il 23 settembre, ci siamo resi conto che siamo, per quanto riguarda le temperature di queste zone, circa una settimana in anticipo, 1-2 settimane in anticipo rispetto a quando la temperatura inizia effettivamente a diminuire. Cioè diventa 32, no 38 al posto di 45. Cioè da 45 arriva a un più umano 38, quindi toccherà soffrire un po' le prossime settimane. E siamo ripartiti. Ieri purtroppo una brutta notizia mi ha raggiunta qui in Iran. Elenuccia Mancuso è morta travolta da un furgone in viaggio con suo marito in Albania. Lei era alla guida della sua moto, una tenerella. Lei era venuta a ECMA l'anno scorso ad ascoltarmi raccontare il viaggio fino in India e mi ricordo che ci eravamo abbracciate forte, ci eravamo dette quanto è difficile toccare con la tenerella, ma quanto è bella da morire. I suoi occhi brillavano di quella passione che solo chi ama le motociclette sa cosa vuol dire. Ciao Lenuccia, vaglia su di noi tutti e voi state sicuri là fuori. Ve lo dico qui in Iran, dove il traffico è sempre una follia e bisogna avere veramente mille occhi e non è sempre facile. Prego. L'altro giorno era sera, insomma, eravamo arrivati a Shiraz, all'improvviso. Sapete presente quando vedete un'auto che sta entrando e vi sta di fatto tagliando la strada con la visione super periferica a destra? Tu stai guardando a sinistra, stai guardando davanti dove andare, e a destra vedi che qualcosa si sta muovendo troppo velocemente e un'auto mi stava tagliando la strada così. Per fortuna l'ho vista, si vede che sicuramente la mia soglia di attenzione in queste strade, in questi paesi si è alzata notevolmente, soprattutto dopo il Pakistan e dopo l'India l'anno scorso. Chissà se non mi porto questa soglia di attenzione sempre o si riabbassa quando torno in Italia. Adesso vediamo di parcheggiare vicino alla moschea, ma sarà difficile, vedo. Merci. Thank you. Che gentile. Ho sbagliato moschea, la prima volta, perché dall'altra, è a paio di, sarà 500 metri da qua, ma la Francesca ha detto, teniamo la prossima volta, quella con le vetrate. Ma questo è giusto per darvi l'idea di quanto poco mi freghi di Shiraz, o meglio, quanto poco mi frega di vedere queste moschee piene di turisti, soprattutto ricoperte di piastrelle del XIX secolo, cioè che secondo me non ha niente a che fare con la bellezza intrinseca dell'Iran classico. Errore mie limitazioni, per cui succede anche questo, che mi sbagli delle cose che non mi interessano, mi interessano poco. Nei prossimi anni porteremo Francesca, sarà un motivo per tornare a Shiraz. Ma quante cose non ho visto dell'Iran? Non hai visto tantissime cose, ovvio. Torneremo insieme. Devo dire la verità, è una bambagia di turisti, una roba fuori di testa quel posto ogni volta che l'ho visto, per cui tutte le foto che vedete su Instagram sono tutte modificate, trappolate, rimosse gente, per cui dai, chi se ne frega. Vi abbiamo portato i posti più belli di questo. Certo che ci sono più posti più belli, senza contare, guardatevi l'episodio di Tabriz, la moschea blu. Bellissimo. La moschea della congregazione di Yaz, negli episodi precedenti non c'è neanche paragone. Ieri eravamo qua, vi ricordate la cittadella? Bisogna imporsi. Dai, che usciamo da Shiraz. Abbiamo appena fatto benzina, siamo a 100 km da Kazerun, dove c'è il sito di Bishapur. Adesso andiamo a vedere, ce lo beccheremo con tutto il sole sopra. C'è un bellissimo tempio del fuoco sotterraneo, molto bello, quindi anche lì dentro magari farà fresco. L'hai vista che roba? È una cascata.
No, incredibile. Infatti si è creata una marea di negozietti attorno. C'è dalla montagna. Scorga dalla montagna. Sì, stupendo. Mi viene il vomito più forte di me, lo so. Che panorama! Ste righette ti fanno ballare la moto. Voglia di vivere ad alta velocità. Ah, sono ancora dell'eniderdoso. Pam 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 pam. È la prima volta che la faccio su 2 corsie, perché tutti gli altri anni la stavano facendo, credo l'altra carreggiata, e tutta questa strada era praticamente andata e ritorno su questa parte qua, ed era un inferno perché i camion, quando andavano lenti, creavano delle colonne lunghissime, un incubo. L'Iran è questo paese dalle enormi contraddizioni anche meteorologiche, per cui l'estate ci si distrugge di caldo e l'inverno ci si distrugge di freddo. E questo è perché in realtà è un l'altipiano iranico, e gran parte dell'Iran è sopra i 2000 metri, per cui d'inverno c'è poco da fare, la temperatura va giù. Siamo tornati all'inferno! Mi sta sputando acqua addosso! Siamo quasi arrivati a Bishapur, dove c'è questa fessura nella montagna. Ci sono anche dei bassorilievi sassanidi del III secolo, che però se porto la Francesca là in questo momento mi credo che mi ammazzi perché fa troppo caldo, per cui vediamo solo una parte della città. Vi faccio vedere una parte della città e dopo... eccola qua, vedete già le mura dell'antica Bishapur, la città di Shahpur. Tra l'altro in quella vallata lì, dove ci sono anche i bassorilievi di Shahpur, che se ne vede uno lì davanti, incavato nella roccia, c'è una statua di Shahpur in una cava. Siamo a 42 gradi, segna la moto parcheggiata lì, mezza all'ombra, mezza al sole. Con il guanto sulla GoPro. Il guanto sulla GoPro. Il guanto lo mettiamo per coprire la GoPro dietro, perché sennò ci cuoce. Ci aspettano 12 giorni così. Io mi sento tipo rallentata, cioè un po' rincoglionita. Come vi ho detto prima, laggiù ci sono i bassorilievi di Shahpur, di Sapore, che è il fondatore della città, di epoca sassanide, del III secolo, come vi ho detto prima. E vi ho anche detto che là, ma adesso lo ripeto un po' alla Francesca, che non la porterò a vederli questa volta, perché in quella zona là se muore di caldo, ce ne sono un paio, bisogna camminare ed è una follia. Quindi in un'altra stagione sì, adesso la porto a fare un giro comunque di Bishapur, questa bellissima città che è molto strana, per questo ci siamo fermati, perché è una città costruita in epoca sassanide ma con impianto romano, cioè con carta decumano, che è una casa eccezionale, perché dopo la battaglia di Edessa, che è Urfa, Shahpur sconfigge, sono rallentato anch'io del cambio, Shahpur vince contro i romani, fa decine di migliaia di prigionieri romani legionari, che ovviamente maestria ce l'avevano anche se non erano artisti, e li impiega a costruire delle opere pazzesche in quest'area, tra cui Bishapur e il Bandera Kaiser, che vuol dire Ponte di Cesare, che è
Buffering. a Shushtar. Shushtar. Adesso noi entriamo, facciamo vedere questa bellissima città, soprattutto il tempio di Anaita, che è questo tempio sotterraneo stupendo, dove ci prenderemo un po' d'ombra. Facciamo vedere 2 robette, però è tough, cioè, questa temperatura è hardcore. Poi andiamo a cercare l'aria condizionata dell'hotel. Dopo ci schianteremo tra centinaia di chilometri in hotel. Noi siamo qua ci sono, che avete visto in mezzo alla vallata, i bassorilievi, e questa è la città, e con quello che adesso qua c'era il carro del decumano comunque, ed è molto strano perché di solito le città Sassanidi e Achemenidi erano circolari. Qui c'è un accenno di circolarità. No vabbè, questa era parte delle mura che seguiva il fiume anticamente. E il fiume dov'è? Che mi ci voglio buttare? Il fiume Prosciugato! Prosciugato dal caldo, di andarsene, e anche il fiume è andato a cercare l'aria condizionata. Ci troviamo in un bellissimo tempio del fuoco, almeno quello che rimane, con la classica forma anche cruciforme. C'erano 64 nicchie che contenevano oggetti sacri in antichità, e c'era una cupola gigantesca che lo chiudeva, così dicono gli archeologi. Questo faceva parte del Palazzo Reale e dispiace che non farvelo vedere, ma qua sono stati trovati tantissimi mosaici fatti proprio dai legionari, per cui non avevano questa fattura magnifica come si può vedere nel museo di Gaziantep, lo Zeugma in Turchia. Avevano comunque una buona fattura, sono stati portati al museo nazionale di Shiraz. Questa parte, con la parte posteriore che adesso è in fase di ristrutturazione, era parte dei palazzi reali, coperti di stucco, che avevano delle bellissime forme, avevano anche dei bassorilievi ovviamente che non sono più giunti fino a noi. È molto divertente che in tantissime parti è stato usato per creare questa città il cemento armato. Il cemento romano. Sono completamente rincoglionito, sto pensando mezzo a lavori di casa, mezzo a cercare di spiegare sta roba qua, mezzo a sopravvivere con la borraccia dell'acqua. Adesso vi farò vedere Francesca che scende all'interno del tempio di Anaita, nelle viscere della terra, dove si spera ci sarà un po' di refrigerio. Tra l'altro in quella vallata lì, dove ci sono anche i bassorilievi di Shapur, se ne vede uno lì davanti, incavato nella roccia, c'è una statua di Shapur in una cava che si può raggiungere solo a piedi facendo 500 metri di dislivello. Quando gliene ho parlato alla Francesca mi ha guardato con gli occhi fuori dalla testa, prendendomi per pazzo, che non ci pensava nemmeno, e io ho cercato di dire: ma no dai, ci fermiamo lì sotto, dormiamo lì, partiamo all'alba. È oggettivamente improponibile perché ci si mette ore, si sarebbe comunque scesi con temperature furibonde, quindi cose da rimandare all'inverno o alla primavera. Il sito è pressoché deserto, ma ne vale assolutamente la pena. Alle volte basta guardarsi attorno, poi chiudere gli occhi e immaginare. Che carini! Tu non hai idea di che inseguimento ci hanno fatto loro! Mi hanno inseguita finché li ho fatti passare, poi mi sono messi davanti a me, mi hanno rallentato perché volevo vedere tutte le ore, salutare, e poi hanno iniziato a inseguire te! No, guarda, è andata avanti così un quarto d'ora.